Amici, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Riprende questa serie di video dove andiamo a presentare un determinato allestimento su uno specifico modello di moto. Nel nostro caso abbiamo un Africa Twin 1100, questa è la standard, del 2025. Tengo a precisare una cosa, questo che vedete è una nostra proposta di allestimento, ma non è l'unica possibile. E adesso andremo a vedere nel dettaglio quali sono le altre possibilità, oltre a questa, per la CRF 1100L, che è una moto che, come sappiamo, ha una grandissima diffusione ed è molto apprezzata da tutti. Partiamo dal comparto posteriore. Abbiamo una piastra in alluminio che viene chiamata M8, disponibile sia in alluminio satinato che alluminio nero, ma può essere sostituita anche con altre piastre, tra cui M5, M7, M9 sempre in alluminio e la nuova M10, che ha una interessantissima caratteristica: ha i gommini che hanno sotto una molla, quindi consentono di mantenere sempre il baule in trazione con la piastra. Allora qua andremo ad abbinare l'attacco specifico che ha come codice SR1178. Su questo, abbinato chiaramente alla piastra della quale abbiamo appena parlato, possiamo montare tutti i bauletti e qualche borsa che abbiamo con attacco monokey, ok? Passando al comparto di valigie laterali, in questo caso abbiamo montato dei telai PLOS 1178 CAM. Cosa sono? Sono dei telai che ci permettono di agganciare le nostre conosciutissime valigie in alluminio top di gamma, che sono le Outback Evo. Recentemente, lo scorso anno, comunque, abbiamo introdotto la versione scantonata, che è quella che consente di avere la valigia il più aderente possibile, un po' come le valigie di serie. Quindi abbiamo adattato i telai, creato un nuovo tipo di telaio con il lato destro, appunto con questo profilo, che ci consente di guadagnare spazio e contenere al massimo gli ingombri. Su questi telai cosa possiamo montare? È per questo che li abbiamo montati, perché proprio per il tipo di moto ci teniamo a farvi vedere che le possibilità sono molteplici, nel senso, qua vedete che abbiamo agganciato le nuove Canyon. Sono valigie dotate comunque di serratura, borse morbide, chiedo scusa, completamente impermeabili, e l'ultima nata è quella che ho nelle mani, che come vedete ha un profilo sagomato, quindi va a copiare perfettamente il profilo della moto. Sugli stessi telai però noi possiamo andare ad agganciare le valigie in alluminio. Questo ci consente di allestire la moto a seconda del percorso o dell'utilizzo che dobbiamo farne. In questa configurazione sull'SR1178 abbinato alla piastra M8 abbiamo scelto un OBK EV42A, che è il 42 litri in alluminio. Come sapete è disponibile sia così che nero che nella versione anodizzata nei due letraggi, appunto il 42 e il 58, che è, possiamo dire, essere il più diffuso. Attenzione, piccolo consiglio. Vi ricordo che le Outback Evo, tutta la gamma, che sia delle laterali che dei bauletti, che questi due nuovi modelli di Canyon, che sono GRT 725, GRT 727, sono venduti senza la serratura. Avete visto com'è semplice cambiarla, proprio per cercare di contenere al massimo i costi. Prima cosa, avere le tre chiavi unificate, la chiave unificata, ed il fatto che questa nuova serratura ha la nuova funzione che potete lasciare sia sulle valigie che sui top case che sulle laterali una posizione aperta, nel senso che non vi servirà inserire la chiave per aprire il bauletto o la valigia laterale. I codici dei cilindretti delle chiavi sono SLR101 per la versione con un solo cilindretto, poi c'è la 102, la 103 e la 105,
che contiene 5 serrature con la medesima chiave. Quindi se andate a ordinare o valigie Outback o GRT 727, 725, ricordatevi che dovete ordinare anche le serrature. Proseguiamo andando a vedere il comparto dei paramotori. Sono due, TN 1178 quello basso e TN 1209 il superiore, che in realtà non è un paramotore ma è un paracarene. Sempre relativamente a quel discorso abbiamo l'estensione della base d'appoggio al cavalletto ES 1178. Proseguendo sempre nel comparto comfort sicurezza abbiamo EH 1178, che sono queste estensioni dei paramani originali, nel senso che vanno sostituiti ai paramani originali ma utilizzando i supporti in dotazione alla moto. Andiamo sempre avanti, discorso navigazione, telefono, viaggio comunque. Abbiamo FB 1178 che è il traversino per poter montare il navigatore, il telefono, il carburide, quello che volete insomma, e un vetro che è disponibile in vari modelli. Su questo allestimento, proprio per le caratteristiche che abbiamo scelto, abbiamo preferito montare B1178S, che è quello che viene definito il cupolino sportivo. Sempre sul paramotore che ho detto paracarene superiore, che è il TNH 1209, vediamo montati i nuovi faretti S312, che hanno una caratteristica molto interessante. Hanno tre possibilità di illuminazione, chiamiamola, ossia anabbagliante, abbagliante e combinato. Voglio ribadire una cosa prima di salutarci. Questa qua è una possibilità di allestimento, quindi sappiate che potete mettere altri modelli di valigie, di borse, i telai ci sono anche col classico attacco monochi. C'è un po' diciamo l'imbarazzo della scelta su questo modello, quindi vi invito a visitare www.givi.it per la tua moto, cercate il vostro modello e vi appariranno tutti gli accessori specifici disponibili per la vostra moto. È un piacere stare con voi, vi mando il mio caro saluto, alla prossima, ciao ciao!